Buongiorno a tutti e bentrovati su Ucronia. Oggi ci dedichiamo a un nuovo progetto. Ho ricevuto dalla mia merceria di fiducia una cartella a colori di un tessuto da tappezzeria che non trattano più, una cartella a colori interessante, molto vasta, e quindi ho deciso di utilizzare i vari campioni di colore per realizzare una borsa effetto patchwork. E dopo enormi difficoltà nel decidere, selezionare i colori giusti, gli abbinamenti e quant'altro, finalmente sono giunta a una conclusione e con gli abbinamenti che vedete andrò a realizzare due pannelli, appunto il fronte e il retro di una borsa. Ci tengo a dire che il video di oggi non vuole essere un tutorial, ma più che altro un modo per condividere qualche idea e qualche spunto creativo. Come vedete, questo è l'abbinamento colori che alla fine ho scelto, e siccome i tessuti sono appunto di una cartella a colori, quindi hanno dei dettagli come per esempio l'etichetta della marca, insomma dei dettagli un po' appiccicosi, ho dovuto prima lavarli e poi stirarli, e una volta lavati e stirati vado a tagliarli a metà e poi a cucirli per realizzare i due principali pannelli della mia borsa. A questi aggiungerò poi dei dettagli con degli scarti di ecopelle nera, e sul pannello frontale ho deciso di realizzare un disegno, ovvero la mia personale versione del teschio messicano. Perché proprio il teschio messicano? Intanto perché siamo a novembre ed è il mese giusto, il mese adatto. Il 2 novembre è il giorno dei morti, lo è anche in Messico, e poi tutto il mese viene dedicato a questi festeggiamenti. E io ammiro molto la cultura messicana, ovvero ammiro come la cultura messicana si avvicina al tema della morte, perché lo fa in un modo molto diverso da quello a cui noi siamo abituati. In Messico il giorno dei morti non è vissuto come una giornata di tristezza, ma è un momento in cui ci si avvicina in famiglia con gli amici e si festeggiano i propri cari che non sono più fisicamente con noi. Lo si fa cantando, ballando, indossando colori accesi e gioiosi. Il teschio messicano nasce proprio in questa occasione come dolcetto tipico di questa ricorrenza. Si tratta infatti di teschi di zucchero che vengono decorati con fantasie e colori molto allegri.
Quello che mi affascina di questo culto è proprio l'insegnamento che possiamo prendere per quello che riguarda il concetto della morte, ovvero non come qualcosa di cui avere paura, ma come un momento, un passaggio necessario che non dovremmo temere perché rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di qualcos'altro. Questo è il mio disegno finito, il tulle del vestito l'ho realizzato con delle cuciture a macchina, con i colori da tessuto sarebbero venute troppe spesse, le linee sarebbero venute troppo spesse. Con la macchina da cucire invece il risultato è molto bello, anche se ci è voluto un po' di pazienza, ma devo dire sono soddisfatta. Con degli scarti di ecopelle nera vado quindi a realizzare i fianchi, il fondo e i manici della borsa e poi con del tessuto di cotone nero semplice andrò a realizzare una fodera. A questo punto non mi resta che aggiungere la fodera e questa è la mia borsa finita e sono felice di averla realizzata, sinceramente non vedo l'ora di usarla. Io spero di essere riuscita a tenervi un po' di compagnia. Vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento, grazie per essere passati, grazie a chi rimane e grazie anche a chi dà un'occhiata e se ne va. Vi auguro ogni bene e a presto!